Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parlo del verbo mettere. Mettere è un verbo che ha tantissimi significati, ma qui voglio concentrarmi su una cosa e vedere cosa succede quando aggiungiamo ci e si. Quindi vedremo metterci, mettersi a seguito da un verbo all'infinito e poi vedremo metterci si. Cominciamo da metterci, che forse è quello che molti già conoscono. Sappiamo che usiamo metterci quando vogliamo indicare quanto tempo è necessario per fare qualcosa. Ci ho messo 2 ore a pulire la cucina. Oppure ci metterò un po' perché c'è traffico. Possiamo usarlo anche in una domanda. Quanto ci hai messo da Milano a Genova? Frasi come queste sono molto comuni, ma una cosa importante da ricordare è che non sempre il verbo mettere unito alla particella ci indica il tempo necessario per fare qualcosa. E qui torniamo sempre al solito discorso, cioè al fatto che ci ha tanti significati diversi e quindi lo possiamo usare in senso, diciamo, più letterale per indicare un luogo. Per esempio, se mi chiedi hai condito l'insalata, io posso rispondere sì, ci ho messo il sale, l'olio e l'aceto. In questo caso ci significa nell'insalata e quindi siamo a quel significato di moto verso un luogo, movimento verso un luogo. In questo caso sono il sale, l'olio e l'aceto che vanno verso l'insalata. Ma alla stessa domanda, hai condito l'insalata? Io posso rispondere sì, ci ho messo solo 2 minuti. In questo caso usiamo il verbo metterci per indicare la durata di tempo. Questo è un esempio preso da Don Camillo. Alla vostra casa del popolo io non ci metterò più piede. Qui abbiamo anche un esempio di dislocazione a sinistra perché ci ripete il luogo alla casa del popolo. E il luogo può essere anche un luogo figurato. Un altro esempio sempre da Don Camillo. Anche se gli operai ci mettono la migliore buona volontà, la produzione non può aumentare. In questo caso indica un luogo figurato perché mettono la loro buona volontà nel fare qualcosa. Però abbiamo sempre questa idea di qualcosa che va verso un luogo e in questo caso è la buona volontà che va dalla nostra anima o dal nostro cervello, a seconda delle credenze, verso l'azione di fare qualcosa. Questa idea di mettere la propria volontà nel fare qualcosa fa venire in mente un'altra forma del verbo mettere che forse molti già conoscono, che è mettercela, usato in genere con tutta. Quando diciamo ce la sto mettendo tutta, significa sto mettendo tutto il mio impegno. Ma in questo caso non dobbiamo pensare, non dobbiamo preoccuparci del significato di c'è e là. C'è naturalmente è la stessa cosa di ci, diventa c'è solo perché è davanti al pronome là. Non dobbiamo, dicevo, preoccuparci del significato di ci e di là e dobbiamo prenderla come un'espressione già fatta, diciamo. Infatti questo c'è là non cambia mai, non importa di cosa stiamo parlando, non importa se il soggetto è maschile o femminile. Mettercela tutta significa semplicemente mettere tutto il proprio impegno nel fare qualcosa. Ma anche qui, come prima, bisogna ricordare che a volte possiamo trovare ci e là o c'è là con un significato diverso, cioè con un significato più letterale. Hai messo la frutta nel frigorifero? Sì, ce l'ho messa. E in questo caso sì, dobbiamo fare attenzione a quel pronome che non sarà sempre là, ma potrà cambiare. Hai messo i pomodori nel frigorifero? Sì, ce li ho messi. Quindi forme a prima vista molto simili, ma con significati diversi. Passiamo a mettersi. Mettersi ha tanti significati perché innanzitutto è la forma pronominale del verbo mettere e quindi come mettere ha tanti significati, anche mettersi avrà tanti significati. Posso dire per esempio mi metto in giacca e cravatta, non succede quasi mai, oppure mi metto comodo, ma qui non voglio parlare di tutti questi significati. Mi interessa invece l'espressione mettersi a seguita da un verbo all'infinito. Mettersi a fare qualcosa significa più o meno cominciare a fare qualcosa e quindi posso dire per esempio fra poco mi metto a studiare, che significa fra poco comincio a studiare. Ma anche qui voglio continuare con la mia ossessione della particella pronominale ci, perché una cosa che bisogna ricordare è che ci
è anche il pronome riflessivo alla prima persona plurale. Quindi con questo verbo mettersi al presente, per esempio, avremo mi metto, ti metti, si mette, ci mettiamo, vi mettete, si mettono. Quindi anche in questo caso possiamo trovare ci, come si vede in questo esempio preso sempre da Don Camillo. Ci mettiamo a dir messa in concorrenza col Vaticano, che significa appunto cominciamo o iniziamo a dire messa. E un'altra cosa da ricordare su questa struttura mettersi a più infinito è che è abbastanza comune anche con le frasi impersonali. Appena siamo usciti si è messo a piovere, che significa appunto appena siamo usciti è cominciato a piovere. Vediamo allora cosa succede quando al verbo mettere uniamo sia ci che si e otteniamo il verbo mettercisi. Mettercisi viene usato in due modi diversi, cioè con due significati. In un caso può significare impegnarsi, mettere tutto il proprio impegno nel fare qualcosa, come si vede in questa frase. Quando mi ci metto io so parlare, si compiacque Don Camillo. Significa quando voglio, quando mi impegno io so parlare. E mentre preparavo questo video mi è venuta in mente una frase che sembra uno scioglilingua perché ha tantissimi pronomi, particelle, ma in realtà sarebbe una frase molto comune. Se mi ci metto ce la faccio. È semplicemente una frase con i due verbi mettercisi e poi farcela, che significa riuscire a fare qualcosa, avere successo nel fare qualcosa. Quindi se mi ci metto ce la faccio. Questo è il primo significato di mettercisi. Il secondo invece è quello di aggiungere una complicazione a qualcosa che è già complicato, aggiungere una difficoltà a qualcosa che è già difficile. Per esempio, se io sto camminando in montagna, sto facendo fatica, magari sto seguendo un percorso difficile e comincia a piovere, posso esclamare «Oh no, adesso ci si mette anche la pioggia». Cioè alla mia situazione difficile, il percorso in montagna, si aggiunge un'ulteriore difficoltà, la pioggia. E con questo significato si trova spesso unito alla parola anche, proprio come nel mio esempio, ho detto adesso ci si mette anche la pioggia. E come si vede anche in quest'altro esempio, preso dal Corriere della Sera. A rendere più incandescente la contesa ci si mise anche il Vaticano. In questo caso quindi abbiamo una contesa incandescente, cioè un contrasto, una discussione accesa, e a questa discussione accesa si aggiunge la complicazione del Vaticano. L'ultima cosa che voglio ricordare è che anche qui dobbiamo fare attenzione al significato, perché potremmo avere la stessa combinazione ci, si e poi il verbo mettere, però con tutt'altro significato. Questo è un esempio preso da Marco Valdo di Italo Calvino. Poi, in seguito a una serie di scambi e trattative, ci si mise d'accordo. Qui abbiamo anche lo stesso tempo verbale dell'esempio che abbiamo visto prima. Prima avevamo ci si mise anche il Vaticano, qui abbiamo ci si mise d'accordo, quindi in tutti e due i casi abbiamo un passato remoto. Ma il significato è completamente diverso. Il verbo è diverso, perché quando diciamo ci si mise anche il Vaticano, stiamo utilizzando quel verbo mettercisi. Qui invece abbiamo il verbo mettersi, senza ci. Mettersi d'accordo è l'espressione, che significa trovare un accordo. Quindi un verbo riflessivo. Quindi quel si sposta prima del verbo e alla terza persona rimane si. Si mise d'accordo. Poi stiamo usando una forma impersonale, con il si impersonale, come quando diciamo in Italia si mangia bene. Avremmo quindi due si mise d'accordo. Non possiamo avere i due si e il primo diventa ci. E quindi otteniamo ci si mise d'accordo. E questo è tutto. Se avete delle domande fatemelo sapere nei commenti qui sotto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!